Oggi vorrei parlarti del ruolo del leader, un ruolo che conosco bene perché normalmente faccio il leader. Ci sono spese tante parole sul ruolo del leader e quindi vorrei dirti anche la mia. Il mio pensiero è che nel tango ci sono due ruoli ed è giusto che sia così, altrimenti si rischia un po' l'anarchia. Due ruoli non vuol dire che ci sia qualcuno che impone e qualcuno che si adegua. Vuol dire che c'è qualcuno che per regola del gioco ha il compito di fare delle proposte. Non c'è leader degno di questo nome se non ascolta. Quindi il leader è quello che propone con chiarezza, ma è anche quello capace di ascoltare. Perché la storia, il racconto si fa in due, la danza si fa in due, quindi il buon leader secondo me è quello che riesce a costruire un dialogo tenendo conto delle caratteristiche del partner. Visto che per me il tango è un dialogo, sono noioso ma lo ripeto, se io voglio raccontare delle cose, se io voglio dimostrarti delle cose, che so delle cose, io non genero un dialogo, io ti voglio dimostrare che so delle cose. Il partner di buon grado può accogliere le mie esigenze di dimostrarti che so delle cose, oppure può infischiarsene. Quindi, se io leader ragiono nel tango per sequenze, strutture, combinazioni di passi, io manco di rispetto nei confronti del partner e nei confronti ovviamente della musica che sto ascoltando. Nei confronti del partner perché non so se il partner è in grado di recepire quello che sto raccontandogli combinando sequenze, B, queste sequenze molto probabilmente, anzi sicuramente non si sposeranno con la musica che stiamo ascoltando. Quindi manco di rispetto su due fronti. Non posso costruire qualcosa se l'ho pianificato, se voglio dire adesso io faccio così, cos'è, cos'è, cos'è. Non può funzionare. Perché nel tango siamo sempre in tre. C'è un leader, un follower e la musica. Mm? Insieme costruiamo. Mm? Quindi il muoversi per sequenze non è un dialogo. Può essere un monologo, può anche essere interessante come monologo, se l'altra persona voglia ascoltarlo, ma non è un dialogo, ok? Il dialogo nel bene o nel male, perché magari non può funzionare, non funziona, è difficile, però si prova a costruire in base alle caratteristiche caratteriali e tecniche del leader e del follower. Altrimenti non è un dialogo. Sì? Quindi, leaders, il mio pensiero è provate ad ascoltare prima ancora che fare. Ascoltate la persona che abbracciate, ascoltate quello che vi suggerisce la musica, perché il movimento lo decide la musica, non lo decidete voi. Ma che dico, adesso faccio un incrocio, due saccadi, un giro. No, non può funzionare. È la musica che mi dice quello che andrò a fare. Mm? Una delle tante possibilità che ho, perché è ciò che ci unisce oltre il corpo, la musica. È l'altro vertice del triangolo. Quindi, leaders, visto che oggi mi dedico a voi, a te, se sei leader, se mi stai ascoltando, il mio suggerimento è quello di ascoltare se stessi, il partner e la musica, e poi muoversi, agire, ok? Nella costruzione, come dire, preconfezionata, il margine di errore è altissimo, può andare bene una volta, ma in genere non funziona. Quindi mettiamoci davvero nell'ottica di
fare una proposta, sentire la risposta del partner, riadattare e riascoltare, riadattare nuovamente e riascoltare nuovamente. È raro che ci si possa incontrare immediatamente, soprattutto se non conosciamo il partner. E quindi la meraviglia del tango è l'occasione per conoscere da un punto di vista corporeo e musicale un'altra persona e provare a fare una storia, creare una storia insieme, una storia in danza. Quindi ogni nostra proposta va ritarata. In base a quella che è la risposta del partner, altrimenti non è un dialogo, ripeto, è un monologo. Anche perché poi, parliamoci chiaro, la ballerina magari di buon grado ti fa un sorriso, però non è contenta. Allora, visto che poi si sa, le ballerine raccontano, no? La noia del ballo con tanti ballerini. Allora, un suggerimento: provate a essere creativi, provate a essere nell'ascolto, provate a creare qualcosa che rispecchi le caratteristiche della coppia, non le vostre caratteristiche, chi se ne frega. E questo secondo me è il senso dell'essere leaders. Ed è anche la meraviglia, perché poi ballando con persone diverse incontrate corpi diversi, caratteristiche diverse, qualità diverse. Ci sarà quella ritmica, ci sarà quella melodica, ci sarà quella alta, quella meno alta. Cioè il corpo racconta come siamo ed è bello pensare di riuscire a trovare un punto di incontro a metà. Poi se non funziona, almeno ci avete provato. Altrimenti, che noia. Ma senti, sei un leader, allora, in confidenza, ma è bello pensare che la ballerina con cui hai ballato torna a sedere e dice: sapevo già tutto, dopo i primi 10 secondi sapevo già cosa avrebbe fatto per tutta la tanda. Cioè, questo non è un dialogo, questo è ripetere, indipendentemente dal partner, indipendentemente dalla musica. E allora, perché non andare al bar a bersi una birra e provare a chiacchierare a sto punto invece di danzare il tango? No? Cosa dici? Detto così, in simpatia. Dai. Adesso, prossima volta, parliamo dei followers. Ce n'è anche per voi, sai? Buon tempo.